Ciao a tutti amici del verde, oggi parliamo di uno dei fiori più belli che può essere dentro la nostra casa, l'orchidea. Seguite questo video, vi do tutti i trucchi ed i segreti per avere questi fiori che vi cresceranno a lungo nel tempo con queste magnifiche fioriture. Parleremo di dove tenerla, in quale posto, se ha bisogno di più luce, meno luce, come si annaffia, come si svasa, come si pota, come si concima, di tutto. Non avete più scuse quando incontrate questo fiore nei supermercati o nei vivai di non acquistarlo. Oggi parliamo delle orchidee epifite. Questa è una Phalaenopsis. Che significa epifite? Significa che sono quelle orchidee che il loro apparato radicale è uno pseudo apparato radicale, cioè non vivono sottoterra, ma questo apparato radicale gli serve solamente per rimanere aggrappate alle strutture degli alberi dove loro normalmente vivono, ossia nelle zone tropicali. Infatti anche questo apparato radicale ha la funzione clorofilliana, quindi viene messo in questi vasetti trasparenti perché deve arrivare luce e dalla luce poi c'è l'attività clorofilliana, lo stesso che avviene poi sulle foglie, quindi le sostanze nutritive se le prendono tramite le foglie ma anche tramite questo substrato e le radici che lavorano insieme alle foglie. Quindi la prima cosa importante per non far morire la nostra orchidea è rispettare questa condizione. I vasetti devono essere privi di qualsiasi ostacolo alla luce e quando noi andremo a rinvasare utilizzeremo di nuovo vasi trasparenti. Iniziamo il video, andiamo per passi. Appena uno arriva a casa inizia subito a pensare sì, adesso io dove la metto la pianta? Allora dobbiamo capire che la nostra pianta vive e prospera tra una temperatura minima di 15 gradi, massima di 32 gradi. È una pianta tropicale chiaramente e quell'habitat noi dobbiamo andare a rispettare. Abbiamo già capito quindi che d'inverno la dovremo mettere in casa, ma d'estate la possiamo anche mettere all'esterno. Allora, che dobbiamo fare? Quando noi siamo in inverno, mettiamo la nostra orchidea in un posto dove c'è magari un davanzale vicino alla finestra o porta finestra di un balcone dove comunque arriva luce. Se è esposta verso sud o est, meglio ancora perché lì prende luce. Quando è in primavera, se questa luce è troppo forte, magari se abbiamo una tenda e la teniamo socchiusa che gli arriva quella luce un po' diffusa, lei ci ringrazierà. Se non abbiamo un davanzale possiamo anche prendere un piccolo mobile e avvicinarlo a questa finestra, basta che arrivi quelle 6-7 ore di luce alla nostra pianta. Risolto il problema del posizionamento dell'inverno, arriverà chiaramente l'estate. Se la finestra è a sud e arrivano troppo diretti i raggi addosso alla nostra pianta, dobbiamo o spostarla e metterla verso una finestra a nord, oppure mettere una tenda davanti alla pianta in modo che non arrivino troppo i raggi diretti sulla pianta e la mandi in stress termico. Se invece abbiamo la possibilità di andarla a posizionare all'esterno su un giardino, le cose sono due: o la dobbiamo mettere sotto un albero sempre verde, oppure magari sotto un portico dove è ombreggiato e arrivi luce ma non sole diretto. Un paio di amici simpatici mi hanno detto: Pier Giorgio, io amo questa pianta, però non ho 100 metri quadri, come dici tu, esposizioni destra, sinistra, a nord, a sud, ho un piccolo monolocale un po' buio, mi devi consigliare come posso farla per averla anch'io così bella, fresca e rigogliosa. Non è un problema, ragazzi, si può fare la coltivazione, si dà l'illuminazione artificiale a questa pianta, basta prendere un paio di faretti, quelli a LED, si posizionano sopra alla pianta, gli si fa proprio questa illuminazione artificiale, bastano 12 ore al giorno e la vostra pianta crescerà così, come se fosse con l'illuminazione naturale, ve lo garantisco. È chiaro che se all'esterno fanno quelle temperature che si arriva a 36-37 gradi, dobbiamo rimettere la nostra bellissima pianta all'interno e fargli vivere un po' di frescura, non superate quei 32-33 gradi, altrimenti sente un po' di stress termico. Una volta capito l'habitat dobbiamo anche capire quando e quanto innaffiare la nostra bellissima pianta, è il secondo aspetto fondamentale. Questo
È semplice, basta l'osservazione, ragazzi. Allora, quando le radici, vediamole qua, queste che escono in superficie, sono di questo colore che inizia ad assumere una colorazione grigiastra, come vediamo qua, la pianta inizia ad aver bisogno di acqua, quindi dobbiamo andare ad annaffiare. Mentre quando le radici, le vediamo, un attimo che sposto un po', eccole qui, le vediamo che ancora sono di questo bel colore verde turgido, allora noi non dobbiamo annaffiare. Detto questo, che è il primo aspetto fondamentale, possiamo anche stabilire che d'estate la possiamo annaffiare una volta a settimana, mentre d'inverno l'annaffieremo una volta ogni 2 settimane. Adesso che abbiamo capito con l'osservazione delle radici quando annaffiarla ed anche i periodi, no? Una settimana d'estate, 2 settimane d'inverno, e diciamo che per annaffiarla occorre farlo la mattina. Facciamo che prendiamo la sera l'acqua dal rubinetto, in modo che per la mattina l'acqua è a temperatura ambiente. Mai annaffiare la pianta con l'acqua diretta di rubinetto, è troppo fredda, facciamo troppo sbalzo termico. E l'acqua cerchiamo di acidificarla. Basta prendere 1 ml di aceto, la preleviamo con la siringhetta, misuriamo 1 ml, lo mettiamo in 1 litro di acqua e abbiamo fatta quell'acqua leggermente acida che tanto piace alla nostra orchidea. Una volta che abbiamo acidificato l'acqua è semplicissimo, ragazzi, fargli il bagnetto, come dico io, annaffiarla. Basta prenderla, prendete il contenitore dove potete immergere la vostra pianta, immergetela, mi giro da quest'altra parte in modo che lo possiamo vedere bene, immergetela finché l'acqua va dentro il contenitore, in questo modo qua. Spero che si riesca a vedere, ma perché no, eccola qua. La lasciate così a bagno finché non fa più le bollicine, e comunque almeno 30 secondi. Passato quel mezzo minuto la facciamo sgrondare un po' e poi siamo pronti ad andarla a riporre nel nostro sottovaso. Io adesso sto utilizzando questo vaso qua per fare le riprese, la rimettiamo nel nostro sottovaso e la nostra pianta è pronta, è stata annaffiata. Anche alle piante che noi facciamo il bagnetto, facciamo questa operazione di andare a nebulizzare acqua sulle foglie ogni 2 o 3 giorni e creiamo proprio quelle condizioni di umidità per cui questa pianta tropicale cresce. Gli farà solo che bene. E adesso, cari amici miei, siamo arrivati al momento anche di nutrire la nostra pianta. Ha bisogno un po' di mangiare se vogliamo che continui a fare belle foglie fresche e rigogliose, che poi continua a fare anche i suoi steli con i suoi fiori. Come facciamo a fertilizzarla? Semplicissimo, guardate, si fa che ogni 3 bagnetti il quarto è con aggiunta di fertilizzante, quindi facciamo i 3 bagnetti, se è in estate vorrà dire che saranno passate 3 settimane, il quarto bagnetto, quindi la quarta settimana del mese, magari segnatevelo su un calendario per ricordarvelo, in quest'acqua del bagnetto ci aggiungiamo il fertilizzante. Vi consiglio vivamente di andarvi ad acquistare questi concimi per orchidee che sono poi organici. C'è chi se li fa anche in casa con il letame di cavallo, ma per chi è alle prime armi vi consiglio di prendere questi, costano poco, con un flacone ci si fertilizza la pianta a vita. E perché ve le consiglio? Perché sono bilanciati, hanno azoto, fosforo e potassio in sospensione acquosa 3, 4, 5, semplicissimo da fare. Le dosi sono indicate qua, questo qui ad esempio per 2 litri di acqua ci va una tacca di misurino, le tacche del misurino sono indicate appunto nel misurino, vedete questa qui è una tacca, la seconda tacca e la terza tacca. Io so che il mio contenitore è da 1 litro, vado a mettere qua la mezza tacca, prendo mezza tacca di questo concime concentrato, lo metto nell'acqua, giro e vado a fare il bagnetto ogni 3 bagnetti, il quarto lo vado a fare con quest'acqua fertilizzata e ho così garantito una crescita perfetta e rigogliosa alla mia pianta.
Un consiglio ragazzi, quando la pianta è in fiore, per quei 2 o 3 mesi non l'andate a fertilizzare, lei sta solamente adesso che aprendo i suoi fiori e di attività vegetativa extra non farà nulla, mentre quando i fiori poi invece cadranno e fino a che i fiori non compariranno, a quel punto invece la fertilizziamo ogni 3 bagnetti, il quarto sarà un fertilizzante, perché in quel momento quando non ci sono i fiori cercherà di fare nuovo apparato radicale, nuove foglie e nuovi steli fioriferi. La vostra pianta crescerà e arriverà anche il momento di andargli a cambiare il suo vaso, perché le radici non entrano più all'interno del vaso, saranno troppo costipate e comunque il terriccio, il substrato inizia anche un po' a macerare e non essere più idoneo. Come si svasa e quando? Quando dobbiamo rinvasare la nostra pianta? Dal momento dell'acquisto, dopo un anno prendiamo e cambiamo il vaso. Fatto quella volta la faremo ogni 2 anni. Perché la prima volta un anno? Perché quando noi acquistiamo la nostra pianta lei è già un bel po' che sta dentro questi vasetti e l'apparato radicale già comincia a essere un po' costipato. E lo faremo poi ogni 2 anni per andare anche a sostituire il substrato che altrimenti si degrada un po'. Il momento migliore è tra maggio e giugno, è proprio il momento del risveglio vegetativo, della crescita. Ed i vasetti chiaramente sempre trasparenti e solamente di un paio di centimetri più grandi. Non esageriamo con i vasi grandi, se non mettiamo la nostra pianta in un vaso dove l'apparato radicale è libero di crescere, crescerà prima l'apparato radicale, solo poi inizierà a fare i fiori, quindi avete un vuoto vegetativo di parte fiorifera per almeno un paio d'anni, quindi non esagerate mai con la dimensione dei vasi. Secondo me la cosa più difficile da andare a reperire sono proprio i vasi forati. Di vetro non ne ho mai visti, di plastica sono quasi irrecuperabili, almeno che non andate proprio nei centri organizzati delle orchidee. Io mi sono organizzato così. Trovo questi vasi molto carini anche dalla forma, però non sono forati sotto, e mi prendo un trapano, un avvitatore in questo caso, e vado a fargli quei 7, 8, 10 buchini sotto. Quindi donne, fatevi aiutare da vostro marito e fate tutto questo bel lavoretto. E siamo arrivati all'operazione del rinvaso vero e proprio. Mi sono messo sotto 2 fogli di giornale per mantenere pulito il tavolo. Organizzatevi così: o trovate questa vermiculite espansa per poterla posizionare nel fondo del vaso, quindi è la prima cosa che dobbiamo fare prima di andare a toccare le radici, oppure utilizzate questa corteccia di abete di pino, in modo che la posizionerete subito sullo strato in fondo del vaso, in questo modo qua, per un paio di centimetri. Perché? Perché le radici della nostra orchidea non devono stare a contatto con l'eventuale acqua che non sta sgrondando, soffre di asfissia radicale. Quelle radici non sono vere e proprie radici, sono come delle foglie, quindi le dobbiamo trattare come se fossero solamente una parte vegetativa della pianta che serve per ancorarsi e suggere un po' di nutrimento da quel substrato, non sono delle radici sotterranee. Ecco fatto, ho messo un paio di centimetri di questa corteccia di pino, adesso andiamo a togliere dal vaso la nostra orchidea. Una volta che abbiamo messo quei paio di centimetri di cortecce, dovremo anche aver acquistato il terriccio per orchidee per fare proprio il substrato. È un mix bilanciato, idoneo per le piante. Eccolo qua come è fatto, lo potete vedere in anteprima, e andiamo subito a svasarla. Guardate quanto è semplice. Il giorno prima di svasare la nostra pianta di orchidea dobbiamo avergli fatto il bagnetto, solo il giorno dopo la andiamo a svasare. Perché si fa questo? Perché le radici a questo punto sono molto turgide e si tolgono meglio dal vasetto e si rischia meno di rovinarle, di spezzarle. Il giorno dopo l'operazione è semplicissima, si vadano a togliere le mollette in plastica che tengono i tutori degli steli floreali
e si sfilano gli steli. Svolgete giù pian piano il vostro stelo fiorifero in questo modo qua. Ecco fatto. La prima cosa da fare è prendere la pianta, girare il vasetto sottosopra e noteremo che magari ci sono delle radici. Queste radici noi le dobbiamo andare a togliere, le andiamo a tagliare con un paio di forbici affilate e disinfettate con l'alcol etilico a 70 gradi, bagnate le forbici per un paio di minuti, poi le riasciugate con l'alcol e sono disinfettate. A questo punto tagliamo le radici a filo dei forellini, altrimenti rischiamo di strappare tutto quanto l'apparato radicale. Siamo pronti. A questo punto con la mano facciamo un po' di volte così sul vasetto di plastica di questi qua, si flettono abbastanza facilmente e poi iniziamo a cercare di staccarla e nel frattempo ruotiamo l'orchidea, così. Con una mano teniamo ferma l'orchidea, con l'altra ruotiamo il vasetto. Ecco qua che abbiamo estratto tutte quante le nostre radici. Vedete come sono belle, verdi, piene di clorofilla? Questo è un ottimo segno, vuol dire che sono state annaffiate bene, sono ben cresciute e rigogliose. Ora avviene una fase delicata, dobbiamo andare a liberare dal terriccio le nostre radici senza rovinare le radici. Ci sono due modi. Io utilizzo questo, uno spruzzino a pressione e lavo tutto quanto il terriccio, vedete che cade giù bello da solo senza che io lo tocco con le dita. Quindi fate questo lavoro, compratevi magari questi spruzzini un po' potenti. Il modo alternativo è quello invece di andare a mettere a bagno in un secchio di acqua questo apparato radicale ed aiutarvi pian piano con le mani. State sempre attenti a non rovinarle, mi raccomando. Mentre liberate la vostra pianta dal terriccio, sicuramente se è la prima volta che l'andate a travasare troverete la gabbietta. Sono dei pezzetti di plastica circolari forati dove la pianta è stata messa all'inizio per farla crescere. Questa la dovrete andare a togliere. Potete anche tagliare la vostra gabbietta se vi è più comodo, in questo modo qua. Spezziamo anche la gabbietta e la togliamo via a pezzi. Eccoci qua, con pazienza fate questo bel lavoretto. Una volta eliminata la gabbietta e liberata la pianta e il suo apparato radicale da tutto il terriccio, andiamo ad eliminare anche tutte quelle parti di radici che vediamo che sono rovinate, sono secche, sono marce. Facciamo questa operazione di pulizia, vedete? Questa è un po' marcia, questa qui sopra, vedete, è un po' secca, la vado a tagliare fino alla parte verde, la prendo in questo punto qua, mi raccomando forbici sempre ben affilate e disinfettate con l'alcol. Questa qui me la elimino qua. Fate questo lavoro di pulizia e di pazienza, tanto poi è solamente la parte superficiale, quelle sotto il terriccio generalmente non sono rovinate. Ecco qua, siamo pronti per andarle ad inserire nel nuovo terriccio. Ci siamo a mettere la pianta nel nostro nuovo vaso. La prima cosa da fare è questa qui, prendere il terriccio e cercarlo già sin da subito a posizionarlo all'interno del folto apparato radicale. Come si fa? Metto una mano sotto, ci metto un dito dentro e comincio a spingere come se dovessi riempire un bel bignè. In questo modo qua cercate di farvi spazio con il dito pian piano, senza forzare, senza esagerare. Le radici sono abbastanza flessibili ed elastiche, dato che le abbiamo annaffiate il giorno prima. Una volta che avete riempito tutti quanti i vostri spazi tra le radici, iniziamo a posizionarla all'interno. Girate prima di posizionarla all'interno
di 180 gradi la pianta e cercate sempre di andare a riempire questi spazi, perché una volta che noi mettiamo la pianta all'interno del vaso poi non abbiamo più grande manovrabilità. Metto un altro po' di parte nel fondo, spingo su pian piano. Eccoci qua, questo è il lavoretto da fare. Ora la posiziono all'interno del mio vaso ed inizio a riposizionare terriccio in fondo e sempre premere. Nel frattempo anche cerco di ruotare in questo modo qua la pianta, in modo che il terriccio si vada ad incastrare nell'apparato radicale. Facciamolo insieme. Metto un po' di terriccio e vado a ruotare leggermente, faccio solo delle piccole vibrazioni per assestare il terriccio. Quindi la posiziono al centro, metto terriccio, metto un po', premo giù con le mie dita e faccio un'altra volta il posteriore, in questo modo qua. Vedete, è semplice, basta prenderci un po' la mano e sentire quando ho una radice di non andare a forzare, no? Si sentono con la punta delle dita, vedrete che non romperete nulla, non fate nulla, anzi stiamo facendo solo del bene alla pianta. Pressiamo questo terriccio perché poi la pianta deve rimanere ancorata al vasetto, quindi continuiamo, dedichiamo un po', sbattiamo anche il vasetto in modo che si compatta il terriccio. Guardate, è a metà lavoro e già sta su da sola. Continuiamo in questo modo e la riempiamo fino all'orlo del vasetto. Vi do poi una dritta. Mentre voi mettete il terriccio, recuperate anche quello che è caduto sul tavolo. Con il dito andate verso il centro, spingete giù il terriccio, vi sentirete l'apparato radicale e spingete di nuovo il terriccio e l'apparato radicale verso il bordo. In questo modo fate spazio alle radici interne che le rispostate verso l'esterno e fate sì che il terriccio occupa tutti gli spazi vuoti. Questo è un passaggio delicato, dovete avere un po' di pazienza, è l'unica cosa da fare ogni 2 anni se gli vogliamo bene, ma perché no? E facciamo questo bel lavoretto. Una volta che ho messo il terriccio fino a bordo inizio a bagnarlo con lo spruzzino e inizio a premere di nuovo. Vedrete che un altro po' cala perché, essendo asciutto prima, l'umidità con il terriccio cerca proprio di trascinare le parti più piccole verso il basso, quindi vi si assesterà la pianta da sola. C'è chi usa anche inumidire prima il terriccio e poi rinvasare la pianta, è uguale, è la stessa cosa, fate come meglio vi viene. Io preferisco così perché mi rendo conto che con questa prima annaffiatura porto il terriccio con lo scorrere dell'acqua in tutti quegli spazi che mi erano rimasti vuoti. Non ci rimane altro a questo punto che riposizionare i nostri bastoncini che tengono sull'apparato floreale. Facciamo piano, cerchiamo un punto dove non feriamo la pianta, lo sentiremo perché penetra facilmente. Cerchiamo di dare un'angolazione al nostro tutore che sia parallela al scalpo floreale. Se riusciamo in questo modo, benissimo, le rifacciamo su come stavano all'inizio e sempre con la sua mollettina di plastica l'andremo di nuovo a fissare. Facciamolo sia per l'uno che per l'altro, per gli scalpi floreali che voi avete. Io in questo momento me lo posiziono uno qua dietro e abbiamo anche in questo modo tenuto su ben diritti i nostri scalpi floreali. E l'operazione del rinvaso è conclusa, vedete come sta su bella dritta, non occorre annaffiare per il momento perché tra l'operazione del rinvaso abbiamo lavato bene le radici, la pianta si è inumidita, il terriccio è umido, lasciamo stare così. Lo faremo fra una settimana, il solito, come lo chiamo io, bagnetto.
Una volta che la nostra orchidea ha finito di fiorire, dobbiamo andare ad eliminare il palco floreale. Botanicamente le indicazioni sono di andare a individuare il secondo nodo del palco floreale, quindi 1 e 2, subito ad 1 centimetro sopra al secondo nodo andare a fare un taglio netto con una forbice da pota. Io vi do un consiglio: aspettate che sarà la pianta a dirci se è da eliminare il palco floreale o meno, perché guardate, qui abbiamo di fronte due orchidee e una ci sta dicendo proprio tagliami perché io tanto mi seccherò da solo, il palco floreale si sta proprio seccando, un'altra dice io ancora sono bella fresca e vegeta. E che cosa accade? Che può, eccolo qua, lo individuo meglio, emettere delle nuove foglioline, e da queste foglioline può nascere anche una nuova pianta. Possiamo riprodurre la pianta da queste gemme lungo il palco floreale, quindi aspettiamo che sia la pianta a dirci se è da potare o meno. Io in questo caso poto solamente questa qua, modo semplice, vado a sganciare tutti quanti gli anellini di PVC che sostengono in modo semplice il mio palco floreale al bastoncino e vado ad individuare il secondo internodo. Ecco qua, qui è il secondo internodo, dovrò andare a tagliare qui il palco, quindi mi sfilo il mio bastoncino, prendo un bel paio di forbici affilate, alcol etilico, vado a bagnare le mie forbici con alcol etilico sia a destra che a sinistra per disinfettarle, attendo un paio di minuti che questo alcol etilico asciughi e sono pronto per andare a recidere. Ho disinfettato in questo modo le mie forbici da pota. Quindi abbiamo detto 2 cm sopra al secondo internodo, un taglio leggermente inclinato, taglio secco preciso senza che venga sfilanciato il palco. In quest'altro io lascerò invece fare da sola la pianta, perché come state vedendo anche qui, faccio una ripresa un po' più vicino, cerchiamo, ecco, la pianta sta mettendo una gemma ascellare subito sopra il palco, quindi sta da sola facendo l'operazione di selezione del palco. Io non faccio altro che andare a eliminare solamente la parte secca, lascerò fare alla pianta. A questo punto possiamo anche andare ad eliminare le radici cosiddette, le pseudo radici di questa pianta, quelle che noi troviamo completamente secche. Le andiamo ad eliminare in questo modo qui, lasceremo chiaramente solamente quelle belle turgide. E veniamo alle malattie. Essendo una pianta che non è delle nostre zone, vive bene, prospera felice, le malattie fungine proprio non sa neanche cosa siano. Per quanto riguarda gli insetti, può essere attaccata dal ragnetto rosso e dalla cocciniglia. La cocciniglia, soprattutto quella cotonosa, che è quella piccolina, che è bianca, può andare sulle foglie e andarla a pungere. Se la vedete, basta prendere un cotton fioc e toglierla, pulirla, sia la cocciniglia cotonosa che quella a scudetto, il mezzo grano di pepe, come si dice, la togliete e avete eliminato il vostro problema. Per quanto riguarda il ragnetto rosso, magari avete la pianta sul davanzale, quindi lì il ragnetto rosso può circolare. Semplice, basta prendere il vostro spruzzino, nebulizzate ben bene la vostra pianta con l'acqua, il ragnetto rosso odia l'acqua e se ne andrà. Nei casi più gravi utilizzate l'olio di neem, che è biologico, utilizzate chiaramente quello idrosolubile, non utilizzate l'olio di neem puro 100%, cioè il vero olio di neem estratto dalle drupe, perché quello non è idrosolubile. Se lo volete idrosolubilizzare dovete fare una soluzione con il sapone molle potassico, il sapone di Marsiglia vero. Vi metto qui sopra il link per andarvelo a fare. Ed ora veniamo anche ai trucchetti che difficilmente si sanno e si reperiscono. La vostra pianta, quando è in fiore, se i boccioli invece di aprirsi cadono, può essere una situazione di malessere. Cercate di spostare la pianta in una zona più luminosa, quindi dove ha più luce, un po' più calda e un po' più umida, quindi cercate magari di aumentare le frequenze di
nebulizzazione sulle foglie con il vostro spruzzino. Se lo stavate facendo una volta al giorno, fatelo 2 volte al giorno. Se non lo facevate per niente, iniziate e vedrete che risolverete il problema. Se invece foglie e fiori improvvisamente ingialliscono e cadono, quello, ragazzi, è un colpo d'aria, un colpo di freddo. Magari non vi siete accorti, avete spalancato la casa per fare pulizia e arieggiarla. È molto sensibile questa pianta, quindi se dovete arieggiare casa, riponetela un attimo in un angolo dove non circola aria. Una situazione molto grave è quando la vostra pianta fa l'orecchie da cocker, si dice, ossia le prende, le piega in giù, le vede giù tutte mosce ed appassite. Quella è una situazione di stress, generalmente idrico. O c'è troppa acqua, quindi state annaffiando troppo, o ce n'è poca, quindi state annaffiando poco. Cercate di regolarvi voi, cercate di riprendere il punto dove ho detto come si annaffia e come si riconosce la pianta quando ha bisogno di acqua, e vi ricordo che se la pianta è annaffiata troppo e ha fatto orecchia da cocker perché è veramente in asfissia radicale, quindi c'è dell'acqua magari che vi ristagna nell'apparato radicale, non sgronda bene il vaso o il sottovaso, fa sì che l'acqua rimane stagnante, la pianta difficilmente si recupera. Occorre subito, immediatamente, andarla a svasare, togliere le radici che sono marce, cambiare il substrato, fare di nuovo una situazione drenante dell'apparato radicale e vedere se si riprende. Vi ricordo sempre poi le temperature, ragazzi. Lei vive benissimo quando sta a 20-24 gradi, fino a 16-17 riesce a resistere, sotto a 15 deperisce molto rapidamente, quindi cercate di rispettare queste temperature minime, e le massime non andate a superare i 32-33 gradi perché poi lei soffre molto. E concludo qui, ragazzi, questo video sulle orchidee. Mi auguro che anche questo vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettetemi un bel mi piace, perché fa piacere anche a me e mi sprona proprio a fare questi tutorial. Anzi, iscrivetevi a questo canale, perché solo qui faccio i nuovi video. L'altro che conoscevate non li faccio più, ci sono quelli che già conoscete e basta. Che mi rimane altro di dirvi? Un abbraccio a tutti, un saluto da Pier Giorgio. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao.